preso il gomito. Ho beccato il... Non sai mai cosa prendi. Qualunque cosa prendi. Lo so. E facciamo questo. Con l'allenamento alle arti marziali dure si impara a gestire l'impatto. Come si combatte? Come faccio a combattere la paura dello scontro? Quando facciamo condizionamento, qualunque tipo di condizionamento, andiamo a... Il pupo già è un metodo avanzato. Che l'abbiamo visto nello scorso video. O peccerino, un metodo avanzato, però è molto costante. Perciò Ok. io so che colpirò a 10 tornerà a 9, colpirò a 12 tornerà a 8. Già lo so. Nella fantasia, nella mia passione di raccogliere. Come l'abbiamo chiamato il questo? Gordiano, questo è il Mister Gordiano, il nodo Gordiano. A me piace perché ogni attrezzo, il senpai Luigi, lui si affeziona proprio. E gli dà tipo dei nomi, come l'abbiamo visto nello scorso video, tipo il pupo, quello per fare condizionamento, un picciriddu, un picciriddu che è quello riprendi, che è quello lì praticamente in legno. E questo qua Il Gordiano. il Gordiano. Gordiano perché? Siccome mi piace raccogliere le cose in giro, non proprio nell'immondizia, ma quasi. Ho trovato questa corda marina tanti anni fa, faceva polvere, creava problemi, ma ci ho provato a annodarla, qualcosa ci verrà fuori. Io non vedo fuori niente, finché non l'ho messo dentro questa rete, gli ho dato 2 tibbiate e lì ho capito che avevamo trovato il suo lavoro. Cioè è proprio incredibile come dal nulla così ti è venuta questa cosa. Assolutamente. E mi stavi dicendo appunto, essendo che non è regolare come... Il concetto, oltre che non è regolare, tante volte acchiappi il morbido, perciò Ok. non senti niente. Tante volte gira, ti becchi un gomito. Che è anche la cosa il reale, se ci combattimento. pensiamo, Bravo. tu puoi beccare È il magari- combattimento, lui mi esatto, tira. puoi beccare magari sotto Oppure tira su e trova libero, oppure tira su e trova il e gomito. trovo il gomito, e lì, È lì capite il la problema. differenza, che lì non tiri più 3 calci dopo, cominci a cambiare gamba. Oltretutto, cosa succede? Quando io trovo libero, devo concentrarmi a se tiro 10, devo tirare sempre 10. Perché appena capita, bam, è arrivato il gomito. Però Ok. vado a fare un bel lavoro di condizionamento sulle E tibie. su questo lavori solamente sulle tibie, giusto? Questo solo sulle tibie, anche sulle mani, devo dirti la verità, Ok. però ogni tanto te le graffi tutte, però è bello perché hai punti morbidi, punti duri, dà molto fastidio. È buono perché noi lavorando sui karateggi molto spessi, Sì. tante volte entrano impatti proprio sulla tela e ti rompono le nocche. Questo è un lavoro che male non fa, però Quindi- non troppo spesso perché le rovina e basta. Cafunda. E tiri fuori, Cafuggiamo. e lui si muove. Wow, beccato. La trovi morbido, la trovi duro. Sempre quando torna, come se stessi combattendo. Ecco, ha preso il gomito. Ho beccato il pezzo sbagliato proprio. Ho tentennato qua, senpai. Eh no, è perché è quello che ti smonta. Cioè tu arrivi. Non sai mai cosa prendi. Qualunque cosa prendi, devi sempre tirare al massimo. Logicamente il lavoro delle tibie E infatti non so se si nota. Mi sono tipo già arrossato tutto quanto. Mamma mia. Bravi. Senpai, Bravo. pesantissimo, ma grazie. Scappare io. chi è abituato Infatti si nota è un bel lavoro proprio, io lo consiglio, però è duro. Però Mamma mia. Ma ora tipo te il dolore com'è? non c'è dolore. Non lo senti più alla mano? No, no, no. Anche perché il concetto quello, tante volte a me capita di combattere, non dico in delle gare, è capitato anche in una gara, un Masoyama Cup internazionale a Roma. Parare è il colpo migliore. Che ad esempio lui tira un Gedan Mawash, Sarebbe il low capo. kick. Io ora glielo paro
Il colpo è lì. In una gara. Capo. In una gara cosa mi è capitato? Questa il punto dove è caduto era colpa sua, colpa sua. Allora facciamo l'altra gamba così quella non gli fa male. Esattamente quel punto. Facciamo l'altra, pariamo con l'altra. Comunque non è colpa di quello. Questa era già tranquilla, ma non lo voglio riprovare ovviamente, cioè, mi basta così. Il concetto qual è? Quando giustamente ora lui sa che arriva un colpo, perciò arriva più leggero, quando il colpo arriva totalmente pieno e si trova un impatto di parata, se è abituato molto bene, bene, se non è abituato così bene cambia la sua sicurezza, perché dici questa persona già parando mi fa molto male, perciò il concetto qual è? Cercare di fare male anche nelle parate. Tante volte quando capitiamo per stoppare scambiamo, volte per stoppare, anche per limitare, sì. Perché il dolore in ogni caso crea sempre dei piccoli dossi, chiamiamoli così, delle salite, e allora devi risalire mentalmente. Quando è tutta pianura acceleri poi come un treno. Tante volte quando capitiamo con i pugili, perché che succede? Il pugile solitamente ha una guardia, ora non usiamo le gambe perché magari il pugile dice no dai, le guardie sulle gambe non ce la so, e facciamo questo. Il karateka fa questo serve, sì. Perché mi serve per togliere la sicurezza dei suoi pugni, perché ora per rispetto sto scambiando con un pugile, non gli vado a demolire le gambe perché non ci è abituato. Lui mi demolisce con i pugni, sia chiaro, non sto facendo pugilato con un pugile, mi macella, non già la saprei, perciò bisogna avere anche l'umiltà di dire cose. Però cosa posso fare? Utilizzo il karate. Piano piano quel jab gli comincia a fare male. Non lo tiri più come prima. Non lo tiri più come prima. Cambio guardia. Bravo, io comincio dall'altra parte. E tutto questo anche così. È katana. Questo è katana. Vedi, molto interessante questa cosa. C'è anche da dire, volevo tirare in mezzo anche un'altra cosa, a livello di ora mi hai parlato noi ci scanniamo, io voglio bene. Ma no, ma infatti è che Kyokushinkai è così. E la sportività è giusto così, no? Poi mi sembra che proprio nella cultura del Kyokushinkai più utilizzi la forza, più c'è rispetto, ecco, sia chiaro questo, è solo affetto e amore. Ma tanto che hai visto il video persona. È stato 99% positivo il feedback, quindi l'hanno capito. Come si combatte? Come faccio a combattere la paura dello scontro? Questa è una cosa molto, l'abbiamo trattata l'altra volta, che magari nel pugilato, negli sport da ring, comunque sei sempre lì sul ring che fai a botte costante. Dopo un po' i pugni cominciano, però fuori comunque c'è un'ansia diversa. Assolutamente. Io parlo non più da karateka ma da operatore che grazie al karate Kyokushin è riuscito base all'esperienza, infatti sì. Io voglio sapere la tua esperienza. È riuscito ad entrare, perciò in questo caso non parliamo di arti marziali, parliamo al lavoro. Io quando lavoro come operatore ho sempre paura. Sempre una fottuta paura di andare a fare la serata, una fottuta paura di quello quindi che succederà. Capita anche a te, assolutamente. Capita una cosa d'ansia che dici chissà cosa. È la paura iniziale. La paura a cosa mi serve? La paura mi serve ad avere dei limiti, a cercare di gestire tutte le situazioni possibilmente in maniera pacifica. È tutto. Ci sono dei momenti, e disgraziatamente ci sono stati, in cui ognuno di noi deve allenare sia la figura morale, perciò anche paurosa del proprio ego, sia la figura guerriera. In quei determinati momenti che disgraziatamente, soprattutto a chi fa questo lavoro, sono capitati, ora molto meno perché fortunatamente le aggressioni le pubblicizzano tanto, ma sono molto inferiori a prima. Poi c'è un momento in cui tiri fuori il guerriero, allora lì non c'è più la paura. Okay. Ma addirittura arrivi in determinate situazioni quasi a un sorriso. È un sorriso dato da non la voglia di violenza, assolutamente, ma mi sto trovando dove devo essere, in una battaglia. Ai tempi ci sono state battaglie con le spade, con le armi, perciò ognuno di noi, non ci sarebbero le guerre se non ci fosse questa parte umana che dobbiamo conoscere, dobbiamo valutare. Con l'allenamento alle arti marziali dure si impara a gestire l'impatto. Io non entro in quella situazione pensando a fare feriti, no. Entro in quella situazione sperando
con la forza di portare la calma. Allora, ma è molto complicato ragazzi, sono veramente concetti dove io ci rifletto giornate, ore, anni interi e tutto. Però devi avere sempre dentro di te, essere multitasking, ecco.